Immaginate di camminare tra le strade di una cittadina medievale. Le case, le piazze, le chiese, tutto sembra chiaro, familiare, evidente. Eppure ogni scultura, ogni stemma araldico, ogni dipinto, ogni mosaico racconta qualcosa che non è subito visibile. Può, oltre il reale, esistere qualcosa? Nel mondo antico e medievale questa non era una domanda, era una certezza concreta quanto la pietra sotto i piedi. Il creato era un testo e i simboli ne erano le parole, una trama nascosta da scoprire. Leggere il mondo significava saper riconoscere questi segni, cogliere i fili invisibili che univano il reale al vero. In un certo senso, ogni cosa esisteva due volte, nella sua forma e nel senso che essa rivelava. Buongiorno o buonasera, a seconda di quando mi guardate. Io sono Emiliano Bultrini e vi do il benvenuto alla Corte del Barone. Innanzitutto ben trovati in questo 2026. Oggi apriamo una nuova rubrica e diamo inizio ad un nuovo percorso indispensabile per comprendere come l'uomo medievale guardava il mondo e interpretava l'universo. Oggi parliamo di un tema a me molto caro. Oggi parliamo di simbolismo medievale. La prima premessa, assolutamente necessaria, è al tempo stesso semantica e ontologica e riguarda due termini fondamentali, la realtà e la verità. Perché senza chiarire cosa separa e cosa unisce questi due piani, il linguaggio simbolico medievale resta muto. Nel nostro modo moderno di pensare, infatti, realtà e verità vengono spesso confuse, fino a essere trattate come sinonimi. Ma dal punto di vista epistemologico, esse non coincidono. Si tratta di due concetti distinti e che nel pensiero medievale appartenevano a due ordini diversi. Una distinzione che in realtà non è scomparsa, ma che il linguaggio comune ha progressivamente abbandonato. E con questo abbandono abbiamo perduto anche una parte essenziale delle nostre capacità di comprendere il mondo. La realtà riguarda ciò che è fisico, visibile e immanente, ma non nel senso di ciò che semplicemente esiste, ma di ciò che può essere compreso attraverso i sensi, l'esperienza e la ragione. L'uomo, il bosco, la montagna, gli animali sono elementi tangibili che possiamo osservare, studiare e spiegare. Ma comprendere la realtà non significa però solo guardare, significa saperla leggere, darle senso con strumenti di riflessione come la filosofia. Oggi, però, quando sentiamo parlare di filosofia, immaginiamo subito una materia astratta, noiosa, fatta di nomi e date da ricordare. Un po' quello che si dice della storia. È una sequenza di pensieri ordinati nei libri di scuola e lontana dalla vita reale. Ma questa è solo un'ombra della filosofia, un'ombra che ne tradisce, ne ha tradito la vera funzione. Un tempo, infatti, la filosofia non era un esercizio teorico fine a se stesso, era lo strumento razionale con cui l'uomo dava senso a ciò che percepiva, ordinava ciò che vedeva e rifletteva sul suo significato più profondo. Ma anche così, con questi potenti strumenti, la nostra comprensione della realtà resta sempre parziale. Possiamo osservare, analizzare e interpretare ciò che ci circonda, ma sempre attraverso i nostri sensi e la nostra esperienza. E la visione che ne otteniamo è quindi soggettiva, non falsa, ma parziale. Per capire bene, immaginate un albero che cade a 100 km da voi. Non lo sentite, non lo vedete e per voi non è successo nulla. Per voi la caduta dell'albero non è reale. Eppure l'albero è caduto. Comprendere la verità
e cioè che l'albero è caduto, non dipende dai vostri sensi. La realtà, in conclusione, è ciò che percepiamo, è soggettiva ed incompleta. La verità, al contrario, invece, è ciò che è. Non dipende da alcun punto di vista, non cambia a seconda di chi guarda, è assoluta. Non si inventa, non si negozia, ma si riceve e si riconosce. Non può essere afferrata con la sola ragione come la realtà. Possiamo avvicinarci, ordinarla, nominarla, ma mai esaurirla completamente. Per questo nel pensiero medievale l'accesso alla verità non dipendeva solo dalla ragione, ma dall'intuito e dalla teologia. E qui nasce quella che ho definito la ratio fideistica, il mio tentativo di condensare in una parola l'eterna dialettica tra fede e ragione. Non è una dottrina codificata né un concetto tecnico, ma semplicemente una lente interpretativa per leggere il pensiero medievale. Solo con l'intuito e la fede complementari alla ragione, l'uomo può orientarsi verso ciò che trascende la realtà sensibile. E questo tema non è affatto superato. Lo ritroviamo, ad esempio, nell'enciclica Fides et Ratio di Giovanni Paolo II, che ricorda come fede e ragione siano le due ali con cui lo spirito umano si innalza verso la conoscenza della verità. La ragione, quindi, non è esclusa, è uno strumento nobile e potente, ma da sola semplicemente non basta. Fede e ragione non sono antagoniste, ma complementari e guidano l'uomo verso la verità divina. In questo senso, la ragione medievale è una ragione che cammina, ma cammina nella luce della fede. Non è la ragione che genera la fede, ma è la fede che rende feconda la ragione. A questa distinzione tra realtà e verità non rimane sul piano della conoscenza. Nel pensiero medievale riflette la struttura stessa dell'universo. Ciò che è tangibile, visibile e misurabile appartiene ad un piano, quello della materia e dell'esperienza. Ma al di sopra di questo esiste un altro piano che lo fonda e lo trascende, un livello che non può essere afferrato dai sensi, ma solo intuito e compreso attraverso la fede e la ragione illuminata da esso. E questo non è un principio astratto, è un modo concreto di leggere il mondo. Non è un caso, ad esempio, che Dante Alighieri, nei regni dell'inferno e del purgatorio, che tenete a mente nella narrazione dantesca, sono luoghi concreti, tangibili, sono una grande caverna e una montagna. Ebbene, in questi regni Dante viene accompagnato da Virgilio, che simboleggia la razionalità umana. E parimenti non è un caso che nel passaggio successivo, verso la piena trascendenza del paradiso, Virgilio lasci il posto a Beatrice, messaggera del sapere intuitivo. È in questa stratificazione dell'essere che il pensiero medievale riconosce il senso del mondo, non nell'immediato, ma nel rapporto tra i piani che lo compongono. Tra la realtà e la verità, allora, come abbiamo visto, esiste una distanza che l'uomo non può colmare direttamente. Quando la verità non è immediatamente accessibile, la conoscenza non può che avvenire attraverso la mediazione, tramite immagini, figure e segni. È in questo spazio intermedio che nasce il simbolo, ma non come ornamento o come decorazione, ma come strumento conoscitivo. Serve a rendere intuibile ciò che non può essere afferrato dai sensi. Ma per comprendere a fondo il concetto di simbolo nel Medioevo è necessario partire da molto prima del Medioevo. Come ho illustrato nella puntata introduttiva, infatti, il mondo medievale possiede una conoscenza profondissima del mondo classico e deve gran parte della propria Weltanschauung, la propria visione del mondo, ai due più grandi pensatori dell'antichità, Platone e Aristotele. Per capire il simbolismo medievale è quindi necessario partire da Platone e dal celeberrimo mito della caverna,
narrato all'inizio del VII libro della Repubblica e redatto tra il 380 e il 370 a.C. In questa notissima allegoria, Platone immagina che gli uomini stiano incatenati fin dalla nascita all'interno di una grotta, con il volto rivolto unicamente verso il fondo della caverna. Alle loro spalle si trova un muro e oltre quel muro arde un grande fuoco. Sopra il muro vengono fatti passare manichini ed oggetti, le cui sagome proiettano ombre sulla parete della grotta. Quelle ombre costituiscono tutto ciò che gli uomini conoscono. Per loro quelle ombre sono ovviamente la realtà, ma altrettanto ovviamente esse non rappresentano la verità. La verità, infatti, sta fuori dalla caverna, nelle cose illuminate dalla luce del sole. Eppure, attenzione, quelle ombre non sono una menzogna, sono semplicemente la percezione parziale ed incompleta. Ed è proprio qui che entra in gioco il simbolo. Il simbolo serve a mettere in relazione questi due piani, il visibile con l'invisibile, il reale con il vero. Non spiega il mondo, lo rivela. Nel Medioevo, infatti, il creato è leggibile come un testo. Ogni cosa rimanda ad un ordine superiore. Nel Medioevo non esiste infatti il concetto moderno di scoperta. Tutto ciò che esiste prima di tutto nella volontà di Dio. Nulla viene inventato ex novo dall'uomo. La conoscenza è una conquista, è quella che i greci chiamavano l'aletheia, una disvelazione. L'uomo medievale conosce la realtà ma intuisce la verità e il simbolo è lo strumento attraverso cui questa mediazione diventa possibile e pone in dialogo ciò che si vede con ciò che si può solo percepire, intuire e riconoscere. Ora possiamo fare anche un'altra distinzione essenziale. Emblema e simbolo non sono la stessa cosa. L'emblema è convenzionale, il suo significato è assegnato e funziona per accordo. Vedi tale emblema e lo colleghi a quella catena di fast food. Vedi un altro emblema che ti rimanda immediatamente a quella marca di smartphone. Il simbolo invece non si esaurisce con la comunicazione, mette in relazione il piano visibile con quello invisibile. Il simbolo rimanda a valori trascendenti. Per rendere più concreto il concetto, pensate a due stemmi automobilistici moderni. Uno rappresenta un leone, l'altro è uno scudo inquartato bianco e blu. Il leone non è però semplice ornamento, e qui non si tratta dei suoi denti o dei suoi artigli, quelli li vediamo tutti. Il leone è un simbolo, evoca forza, coraggio, regalità. È qualcosa che possiamo intuire e riconoscere al di là dell'immagine, proprio come facevano gli uomini medievali con i loro simboli. Lo scudo bianco e blu, invece, è un emblema. Il suo significato è convenzionale, è assegnato, è limitato. Oltre i colori e la forma, non rimanda a concetti trascendenti o a virtù nascoste. Ogni simbolo è un emblema, ma nessun emblema è un simbolo. E questo ricorda che il simbolo non è roba vecchia. Ancora oggi ci parla, ci invita a leggere oltre ciò che appare e ad intuire qualcosa di più profondo. Ed è per questo che l'uomo medievale non ha alcun interesse a copiare il mondo in modo realistico. Il realismo non porta più vicino alla realtà. Un albero può rappresentare una foresta, una montagna, un'intera catena montuosa, ma non perché l'artista non sappia fare di meglio. Nel Medioevo, replicare la realtà sarebbe stato considerato banale e limitante, chiunque poteva farlo. Copiare la realtà non richiede intuizione e non apre alla comprensione della verità. Inoltre, tentare di imitare l'opera di Dio con precisione pedissequa è un gesto arrogante vicino al peccato di superbia. Il creato è perfetto nella sua completezza. Riprodurlo senza mediazione significherebbe sostituire la propria presunzione alla sapienza di Dio.
Il simbolo invece non riduce il reale, lo rende intuibile, ne rispetta l'essenza e ne svela il senso nascosto. E questo vale prima di tutto per l'uomo stesso. L'uomo è per sua natura il simbolo del divino, è fatto a immagine e somiglianza di Dio. Non è Dio, ma gli somiglia. Proprio per questo può conoscere, può intuire, può leggere il mondo attraverso il simbolo. Nel Medioevo l'uomo non è il centro dell'universo, non è la misura di tutto, ma è il punto in cui visibile e invisibile si toccano, dove la realtà e la verità dialogano. Ma visto che finora ho detto che si tratta di argomenti concreti, per capire davvero con mano cosa sono i simboli, ho voluto portare due esempi. Il primo è uno stemma araldico, perché l'araldica di suo è il non luogo per eccellenza dove il simbolo parla con forza straordinaria. Il secondo invece è un animale, simbolo di regalità e di potenza. Ma vi anticipo subito una cosa, non è il leone. L'arme araldica dei Capetingi a prima vista sembra semplice. Uno sfondo azzurro su cui sono posti numerosi gigli d'oro. Semplice appunto, quasi banale. Ma dietro questa apparente semplicità si nasconde un bagaglio simbolico enorme. Innanzitutto bisogna chiarire un punto fondamentale. Nel simbolismo e nell'araldica medievale la lettura avviene in modo opposto rispetto al nostro. Non si parte dalla figura principale ma dal fondo. Il fondo viene sempre letto per primo perché questo indica il contesto, l'ordine entro cui tutto prende senso. E solo dopo entrano in scena gli elementi secondari. Il creato e l'uomo, e il fondo e gli elementi secondari. L'arme dei Capetingi si legge quindi così, d'azzurro al seminato di gigli d'oro. E già l'azzurro non è un colore neutro. Richiama il velo della Vergine, il cielo mariano sotto cui si dispone l'intero campo. I gigli, invece, i celebri fleur de lis, rimandano direttamente a Maria e simboleggiano la grazia. Il giglio è un fiore bianco, candido, cresce dritto verso l'alto, verso il cielo, proprio come la Vergine è interamente orientato a Dio. Il riferimento è biblico. Sicut lilium inter spinas, come un giglio tra le spine, diceva il Cantico dei Cantici, riletto poi in chiave mariana dalla tradizione cristiana. Non è un caso, poi, che nell'iconografia dell'Annunciazione l'arcangelo Gabriele porti spesso in mano un giglio, ma non come ornamento, ma come segno visibile della purezza e della grazia. Essendo d'oro, poi, questi gigli indicano la maestà suprema. L'oro è il colore della regalità e del divino, ciò che non può essere corrotto. E infine, un dettaglio tutt'altro che secondario. I gigli sono seminati, sparsi su tutto il campo, e in araldica questo significa tanti, una molteplicità infinita che riempie lo spazio. Non è un singolo simbolo, ma un vero e proprio cielo di gigli sotto il quale i Capetingi vivono e ostentano al mondo la loro pietas e il favore di cui godono presso la Vergine. E veniamo ora al re degli animali par excellence. Non è il leone, ma è l'orso. L'orso è l'animale regale più antico per gli uomini europei. È una bestia grande, forte, possente. Non teme né il fuoco né il freddo. Ha 5 dita come noi e può camminare in posizione eretta, come noi. E per questo si avvicina moltissimo all'uomo e viene quasi considerato un cugino alla lontana. Non è malvagio, ma è ritenuto selvaggio, quasi speculare all'uomo civilizzato. Presso le popolazioni celtiche e germaniche, l'orso era considerato il re degli animali, il sovrano della foresta. Uccidere un orso non era mai un gesto banale, era un momento simbolico, era un rito di passaggio per i guerrieri. Addirittura anche i romani ne lodavano la forza e la potenza.
Cinematograficamente, l'orso come simbolo di potere individuale e collettivo lo ritroviamo anche nel celebre film Il tredicesimo guerriero, che pur drammatizzato si ispira ad una cronaca reale del X secolo ambientato nella penisola scandinava. L'orso poi è anche il simbolo di Artù, il quale, destinato a essere il re degli uomini per eccellenza, può avere come simbolo solo l'orso, il re degli animali. Ma il simbolismo che vive intorno all'orso è talmente potente che mito e leggenda si intrecciano anche con la realtà. Goffredo di Buglione fu un grande condottiero nella prima crociata. Considerato l'ideal tipo del cavaliere perfetto per coraggio e umiltà, fu eletto primo re di Gerusalemme nel 1099. Tra i racconti della sua vita, nati in seguito per esaltarne le virtù morali e guerresche, spicca un episodio memorabile, narrato dal vescovo Guglielmo di Tiro nella sua storia redatta intorno al 1180. In una foresta sulla via per Antiochia, un orso aggredì un pellegrino che trasportava legna. Goffredo, presente per caso, si lanciò senza alcun timore contro la bestia per difendere l'uomo. Ma l'orso era una belva enorme ed incredibilmente forte. E quindi, per capire davvero la furia dell'orso e la grandezza dell'eroismo di Goffredo, ascoltiamo direttamente la cronaca di Guglielmo di Tiro. Come detto, Guglielmo di Tiro scrive la sua storia intorno al 1180. Nel terzo libro così scrive: alcuni principi si separarono e vagarono per le regioni circostanti. Il duca, il condottiero, Goffredo e gli altri che erano rimasti nell'accampamento, attratti dalla bellezza dei luoghi e dalla vicinanza dei boschi, per concedersi un momento di svago tra le fatiche e sottrarsi, seppur per poco, alla fame e alle preoccupazioni, si avventurarono nelle selve per cacciare. Fra questi vi era anche il duca, che entrando nei boschi si imbatté casualmente in un orso enorme e dall'aspetto terribile. La bestia stava inseguendo con furia un povero pellegrino che trasportava legna secca. Quello riusciva a stento a trovare scampo, gridando per il pericolo imminente. Proprio allora il duca comparve e, uomo di grande compassione verso i fratelli, si precipitò in suo aiuto. Vedendo il duca avanzare armato di spada, l'orso abbandonò la sua preda e si scagliò contro l'avversario più forte, armato di denti e unghie. Ferito gravemente il cavallo, Goffredo rimase a piedi, ma continuò ad avanzare impugnando saldamente la spada. L'orso, con la bocca spalancata e un ruggito terrificante, cercava di aggredirlo corpo a corpo, ignorando la lama. Il duca, respingendo l'assalto, cercava con tutte le forze di trapassarlo con la punta, mentre l'orso, deviando il corpo e stringendolo tra le zampe anteriori, tentava di gettarlo a terra per poterlo lacerare più facilmente. Valorosissimo cavaliere, Goffredo non mollò la spada. Con la sinistra afferrò la belva, mentre con la destra affondava la lama fino all'elsa, infliggendo la morte all'avversario. Tuttavia, ferito gravemente e con una gamba lesionata, ottenne una vittoria fin troppo sanguinosa. Debilitato dalla ferita e della copiosa perdita di sangue, giaceva a terra, incapace di rialzarsi. Alla fine, il povero pellegrino, scampato grazie all'intervento del duca, diede l'allarme e raccontò l'accaduto. L'intera moltitudine accorse sul luogo dove il forte atleta, difensore degli eserciti, giaceva ferito. Trasportato su una lettiga tra gemiti e lacrime, Goffredo fu riportato all'accampamento e qui, grazie alle cure dei chirurghi e ai rimedi appropriati, poté infine recuperare pienamente la salute. Si tratta di una narrazione carica di potere simbolico. Il duello simboleggia l'incontro tra il coraggio umano e la natura selvaggia. È uno scontro fisico, l'uomo contro la fiera, ma anche metafisico, un re che affronta un altro re sul piano simbolico. E tuttavia, proprio questo simbolismo va però letto con molta cautela. Innanzitutto non siamo certi che l'episodio sia realmente accaduto. È plausibile che Guglielmo, abile cronista, lo abbia inserito per esaltare le virtù di Goffredo.
Si tratta infatti di un cliché letterario sin troppo evidente per non suscitare scetticismo. Il cavaliere modello di virtù che affronta la bestia mostruosa per salvare un innocente. E soprattutto in questa versione cristiana del racconto, l'orso perde ogni traccia della sua antica grandezza simbolica. Non è più infatti il re degli animali, ma è un sovrano decaduto. È semplicemente una bestia feroce la cui sconfitta serve a mettere in luce le virtù cristiane del Miles Christi. La vicenda riflette il nuovo simbolismo cristiano che stava lentamente permeando la società europea. Tuttavia, lo stesso nome orso porta con sé tutto questo immenso bagaglio simbolico. E pur combattuto a lungo come simbolo del paganesimo, resta un'eredità potente. Tant'è che lo ritroviamo anche nel cuore dei possedimenti ecclesiastici. Contemporaneo a Guglielmo di Tiro, Giacinto di Bobbone, che nel 1191 diventerà papa con il nome di Celestino III, favorì l'ascesa del proprio nipote di nome Orso. Sarà lui il capostipite della potente dinastia baronale degli Orsini, o come essi stessi amavano farsi chiamare De Filis Ursi, un nome che può essere certamente tradotto come i figli di Orso, ma anche come i figli dell'orso, quasi a suggerire che al di là di ogni censura, nelle loro vene scorresse non solo il sangue dell'uomo, ma anche quello della più nobile tra le fiere europee. Capire il simbolo non significa quindi vedere meglio, significa imparare a vedere più in profondità, a leggere ciò che il mondo mostra senza fermarsi alla superficie. Nel Medioevo la realtà non coincide mai con ciò che appare. Ogni colore, ogni animale, ogni forma, ogni spazio hanno un significato. È un linguaggio segreto che parla al cuore e alla mente. E se oggi abbiamo imparato a coglierne almeno un frammento, nella prossima puntata ci addentreremo ancora più a fondo. Parleremo di colori, di animali e di araldica, per scoprire come anche l'apparenza più familiare fosse allora un messaggio da decifrare, perché solo leggendo e ascoltando questi segni il Medioevo smette di essere muto e torna a parlare con noi. Io sono Emiliano Bultrini e questa era La Corte del Barone. Mi raccomando, sostenete la corte, iscrivetevi al canale, attivate la campanella per non perdere i prossimi viaggi del Medioevo italiano. Se volete sostenere ancora di più il progetto, potete abbonarvi oppure farlo appena sarà possibile per ricevere contenuti esclusivi. Ogni contributo è importante per continuare a raccontare la nostra storia e a far vivere la Corte del Barone. Di seguito, come sempre, la bibliografia e le letture consigliate. Grazie e a presto!